Nel tutorial di oggi vediamo una tecnica nuova. È una tecnica in cui usiamo dei fiori e delle foglie come se fossero delle mattonelle per unirle insieme e creare, in questo caso, una maglia, ma in realtà con questa tecnica possiamo fare tutto quello che ci piace di più. Potremmo fare uno scialle, una sciarpa, una borsa, un poncio. Serve per creare una forma appunto più grande partendo da unità più piccole. E questo è un lavoro artistico, non serve essere un'esperta di uncinetto, certamente bisogna saper uncinettare per fare i pezzi di base, però non è importante essere appunto degli esperti dell'uncinetto, bisogna avere un po' una base delle forme, ma questo è quello di cui parleremo proprio in questo tutorial, cioè vi do la base di come partire, come strutturare una maglia. Poi ovviamente vi mostro come unire i pezzi mentre li lavoriamo, ma l'ordine in cui uniamo i pezzi è la parte divertente e artistica di questo tipo di lavoro e ovviamente non vi posso dire io come unire ogni pezzettino all'altro. Per quanto riguarda questa maglia, in realtà è semplicissima, l'unica cosa definita è il collo, poi nel tutorial vi spiego come fare. Tutto il resto, il fondo delle maniche e il fondo della maglia, finiscono con ondulate come i pezzi e in questo senso, se volete, potete fare per esempio anche questa maglia con una caduta obliqua alla fine, con un bordo obliquo alla fine. I tutorial dei vari pezzi in parte li ho già fatti, in parte li pubblicherò nelle prossime settimane. Ho creato una playlist che trovate nella descrizione del video e nel mio canale, che è appunto la collezione di fiori e foglie da unire insieme per fare questa maglia. Per farla ho usato il filato duetto, che è un misto lana, 50% lana, 50% acrilico, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono consigliati ferri e uncinetti da 4 mm e io ho usato un uncinetto da 4,5 mm. Voi lavorate un paio di pezzi e testate la vostra mano per decidere qual è l'uncinetto giusto per la vostra mano appunto e per il risultato che volete ottenere. In questo caso per esempio questa è la maglia che sto facendo io, che non è ancora finita. Ho usato il 4,5 e questo è il risultato. Questa maglia l'ha fatta una mia uncinettina dal vivo, Antonella. Ha usato anche lei il 4,5, ha usato il duetto, ma non so se potete percepirlo, il risultato è leggermente diverso, leggermente più stretto, perché lei ha una mano diversa ed è normale che sia così. Lei l'ha preferito così e quindi ha usato un 4,5. Voi valutate qual è l'uncinetto giusto per la vostra mano per il risultato che volete ottenere. Per quanto riguarda le quantità, se usate anche voi il filato duetto, per una taglia SM, come può essere il mio maglioncino, io prevedo di usare circa mezzo chilo di filato. Il mio maglioncino ha una circonferenza del busto di circa 86 cm e verrà con le maniche lunghe. Mentre il maglione di Antonella è una taglia L, direi. Ha una circonferenza di circa 110 cm, ha una lunghezza di circa 60 cm e le maniche dal sottomanica sono lunghe circa 40 cm e lei ha usato circa 600 grammi di filato, quindi 12 gomitoli. Se volete usare anche voi il filato duetto, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno, dove potete trovare il filato duetto in tantissimi colori diversi e vi lascio anche il numero del crema che ho usato io e del senape che ha usato Antonella.
Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Una cosa ci tengo a dirvi di questo lavoro: se come me non avete una mente artistica ma siete più geometriche, non perdete tempo, non perdete troppo tempo, o cercate di non perdere troppo tempo a scegliere proprio il punto giusto da agganciare. Il punto giusto non è unico, e questo è un lavoro che andrebbe fatto proprio a getto, mettendo vicini i pezzi che vi piacciono di più, e se non è proprio il punto perfetto quello che agganciate non importa, perché poi la maglia o lo scialle, quello che state facendo, ha un peso e il peso poi adatta il lavoro e lo rende perfetto. Più che altro decidete quanto vicini mettere i pezzi tra loro, se lasciare più spazi o se agganciarli in modo che il lavoro sia più compatto, perché chiaramente questo poi determina un pezzo finito, la maglia, lo scialle, quel che sia, più morbido, più cadente o più compatto e caldo, per esempio. Non c'è un giusto o uno sbagliato, però potete decidere voi. Divertitevi con questo lavoro, perché è un lavoro estremamente a chi piace, a chi piace questo tipo di lavoro, ovviamente estremamente meditativo, perché quando state facendo questo non state facendo nient'altro, è proprio come un puzzle. Proprio come quando lavoriamo con le mattonelle e le agganciamo tra loro lavorando l'ultimo giro di lavorazione, anche in questo caso solo il primo fiore o il primo pezzo lo lavoriamo completamente, tutti gli altri pezzi mentre li lavoriamo li agganciamo, e in questo caso li agganciamo nella posizione che riteniamo più opportuna. Quindi per questa foglia l'ultimo giro è un giro di punti bassi che crea un contorno. Per agganciare i pezzi tra loro facciamo in questo modo: decidiamo dove vogliamo agganciare, in che punto, ingrandiamo l'asola sull'uncinetto, estraiamo l'uncinetto, entriamo nel punto in cui vogliamo agganciare, portiamo fuori l'asola, riportiamo l'asola a misura e ricominciamo a lavorare normalmente. E questo è il modo di agganciare tra loro i fiori, le foglie, tutti i pezzi che abbiamo. Uno stesso pezzo può essere agganciato in più punti, in 2 punti, 3 punti, 4 punti, a seconda di quanti pezzi ci sono intorno che dobbiamo agganciare. Quindi, fatto il primo aggancio, semplicemente continuiamo a lavorare seguendo lo schema di questo pezzo fino al successivo punto che vogliamo agganciare. E quando arriviamo al punto che vogliamo agganciare facciamo come prima: ingrandiamo un po' l'asola, estraiamo l'uncinetto, entriamo nel punto che vogliamo agganciare, portiamo fuori e proseguiamo. In questo modo, e poi ovviamente finiamo tutto questo pezzo e ne iniziamo un altro e lo agganciamo nella posizione che ci piace di più. Il modo per agganciare i pezzi è sempre lo stesso, qualunque sia il punto che dobbiamo lavorare. Per esempio in questo caso abbiamo punti alti doppi da lavorare. Lavoriamo allo stesso modo: ingrandiamo un po' l'asola, entriamo nel punto che vogliamo agganciare, portiamo fuori l'asola, la riportiamo a misura e lavoriamo, per esempio, un punto alto doppio. Fatta la prima unione, facciamo tutte le altre, agganciando le forme tra loro nella posizione che riteniamo più opportuna. Io personalmente ho fatto un pezzo di ognuna delle forme che uso per fare questa maglia, per avere la possibilità di avvicinarle alla maglia che sto facendo e vedere quale pezzo ci sta meglio nelle varie posizioni. Questi li tengo appunto solo come
esempio come template, quando decido che per esempio in questa posizione metto questo fiore, faccio un nuovo fiore e mentre lo lavoro lo aggancio. E in questo modo creiamo la forma che ci serve. Oggi vediamo insieme la forma per fare appunto questa maglia, ma con la stessa tecnica potreste per esempio fare lo scialle di 1000 colori di cui abbiamo parlato in uno dei tutorial dei fiori, o qualcuno mi ha chiesto di fare una sciarpa o una Bactus. Potete creare tutte le forme che volete. Iniziate appunto mettendo insieme alcuni pezzi e poi via via date la forma, per esempio triangolare se deve essere uno scialle, se è una Bactus un triangolo più allungato, se è una sciarpa semplicemente un rettangolo, in cui decidete voi quanto regolare deve essere la forma. Sia lo scialle che la sciarpa che la Bactus possono essere finiti come avete visto, per esempio la parte sotto di questa maglia senza un bordo netto, lasciando che siano i fiori e le foglie a dare un bordo un po' frastagliato, oppure fare un bordo di punti bassi come abbiamo fatto, come vi mostrerò per il collo di questa maglia, e quindi dare una forma più definita al lavoro che volete fare. Queste sono tutte cose che potete scegliere voi. Questo metodo, questo tipo di lavorazione è una lavorazione proprio artistica che lascia spazio alla nostra fantasia e lascia spazio a creare qualunque forma ci piaccia di più. Ed ora che sappiamo come unire i pezzi tra loro, vediamo come strutturare il maglione. Iniziamo il lavoro facendo 2 rettangoli più o meno rettangolari, che possono essere rettangoli regolari, oppure uno dei due può essere un po' stondato qui sopra per fare uno scollo un po' più rotondo. Ma se volete potete farli anche tutti e 2 rettangolari e sarà uno scollo proprio a barchetta. Questi rettangoli non devono avere la grandezza di mezza circonferenza, ma dello scollo che abbiamo deciso per la maglia, e per questo tipo di maglia facciamo uno scollo abbastanza ampio sul collo, quindi diciamo che questa grandezza, questo lato del rettangolo è grande poco meno delle spalle. Il collo poi lo chiuderemo quanto vogliamo, successivamente con dei giri di punti bassi. A questo punto con dei marker possiamo unire gli estremi dei 2 rettangoli e provare questo pezzo su di noi o sulla persona per cui stiamo facendo la maglia, per vedere se effettivamente lo scollo ci piace. Se è un po' troppo grande non è un problema, perché poi faremo dei giri di punti bassi per rimpicciolirlo un po'. E per unire potete usare dei piccoli pezzetti, per esempio una foglia, un cerchietto, e li aggiungete per unire. Questo per unire appunto, oppure anche per creare un po' di spazio per lo scollo. Però questo lo vedete voi, questo è un lavoro che si compone passo passo e lo dovete proprio provare e vedere come vi piace. Fatto questo, quindi abbiamo cucito sulle spalle il davanti e il dietro, la cosa successiva da fare è definire il giro manica, e allo stesso modo, provandolo con dei pezzettini di supporto, mettendoli con i marker, possiamo creare il giro manica. Questa è la cosa successiva da fare, lo vediamo sulla maglia. Per esempio sulla mia maglia, su una spalla ho unito una foglia. Questo era il rettangolo che avevo fatto per il davanti, questo per il dietro, e finivano con questi 2 fiori, e pensavo di unirlo così, e invece misurandolo ho preferito aggiungere una foglia e questo paio di centimetri qui. Però questo è da provare su di noi o sulla persona per cui stiamo facendo il pezzo. Dall'altra parte ho messo un fiorellino, sempre per
unire le due parti. E qui per esempio vi mostro una cosa: se avete i due rettangoli, il davanti e il dietro, e vi piace così come sono e però non sono uniti, li uniamo con il giro di punti bassi che facciamo intorno al collo. Quindi intanto mettiamo un marker per provare che sia effettivamente la grandezza che ci piace, e poi qui uniremo con il giro di punti bassi. Fatto lo scollo, facciamo il giro manica allo stesso modo, con il pezzo su di noi o sulla persona per cui stiamo facendo la maglia. Questo era il rettangolo che avevo fatto per il davanti e questo era il rettangolo che avevo fatto per il dietro, e ho aggiunto questa foglia e questo fiore, e questo è il giro manica. Qui vedete che sotto la maglia manca ancora di tutta la fascia che è sul fianco. Infatti i due rettangoli che abbiamo fatto inizialmente non erano mezza circonferenza, ma erano meno, apposta per poi poter fare la circonferenza quando la maglia ha già una forma, ha già definito il sottomanica. Dall'altra parte, allo stesso modo, questa è la foglia che ho aggiunto sopra sulla spalla, e qui tra il davanti e il dietro ho aggiunto questo fiorellino e adesso sto andando avanti sotto con il giro. Adesso a questo punto possiamo lavorare la maglia scendendo per tutta la lunghezza che ci serve, e qui aggiungendo pezzi. Essendo tutto componibile, possiamo aumentare la circonferenza andando in giù, diminuirla o restare, diciamo, con la stessa circonferenza che avevamo all'inizio qui nel sottomanica. Essendo componibile possiamo farlo esattamente come ci piace. Idem per le maniche. Per le maniche adesso proseguiamo aggiungendo pezzettini. Possiamo fare una cosa più semplice creando questi due tubi retti rispetto ai rettangoli del corpo del maglioncino, oppure se vogliamo possiamo farli con un po' di forma. E questo basta, per fare questo basta unire i pezzi e via via finché facciamo questa parte provare il maglioncino in modo da unire i pezzi in modo da dare questa forma. Ma se lo facciamo con le maniche così a 90 gradi come abbiamo fatto diversi altri maglioncini, verrà benissimo comunque. Si rimborsa un po' di più qua sotto, ma sarà comunque bello. Ovviamente, come abbiamo detto, poi il corpo verrà un po' più largo, ma abbiamo già definito tutto. Nel momento in cui chiudiamo le spalle sopra e il giro manica, quindi creiamo il corpetto, la maglia è sostanzialmente fatta. Tutto il resto è aggiungere pezzi, però la forma della maglia è definita. Vediamo come fare lo scollo. Ci mettiamo su un lato dello scollo e ci agganciamo in un punto con un punto basso e lavoriamo un punto basso in ogni punto tutto intorno, cercando di creare una linea retta. Quindi sui petali potrebbe essere che saltiamo un punto e qui dove voglio unire questi due pezzi, tra questi due pezzi faccio una diminuzione. E in questo modo uniamo il davanti con il dietro. E dove ci sono i fiori o comunque le unioni dobbiamo vedere com'è messo
mettiamo il maglioncino come deve stare e vediamo quanto lontani sono i petali e che forma gli vogliamo dare. Per esempio qui ho questi 2 petali, qui in mezzo metterei una catenella e riprenderei a lavorare da qui. Per fare una forma regolare intorno allo scollo. Se invece volete che anche lo scollo abbia la forma dei fiori, andate intorno ai fiori, ai petali, lavorando un punto in ogni punto, magari saltando i vertici più bassi. Però io voglio un contorno regolare e quindi vado avanti a lavorare in questo modo. Anche qui faccio 1 o 2 catenelle e collego il petalo e in questo modo lavoriamo tutto intorno per creare un giro regolare di punti. E sulle spalle, se volete, potete già fare 1 o 2 diminuzioni. Chiudiamo il giro nel primo punto del giro con un punto bassissimo, una catenella e lavoriamo tutto un altro giro di punti bassi in cui lavoriamo, io personalmente lavoro solo una diminuzione su ogni lato del collo. Per il resto un punto basso in ogni punto. Anche negli archetti che abbiamo fatto per collegare i petali o i pezzi. Con questi 2 giri abbiamo regolarizzato il giro collo. Con il prossimo giro faccio altre diminuzioni per portare la circonferenza del giro collo alla grandezza che voglio. Voi fate altrettanto. Se volete un collo ancora più piccolo potete proseguire facendo per esempio anche un altro giro, quindi in totale 4 giri, e nel prossimo giro io lavoro 8 punti, una diminuzione per tutto il giro, poi se non arrivo giusta alla fine ovviamente non importa. Voi scegliete la ripetizione più giusta per ottenere la grandezza che volete per il vostro collo. Nel frattempo sono andata avanti con la manica e la spalla e come vedete ho stretto un po' la circonferenza. Non vedo l'ora di vedere anche il mio maglioncino finito e di portarlo perché vi devo dire che mi piace tantissimo. Fatemi sapere se vi piace questa tecnica e soprattutto se la utilizzate per fare la maglia o per fare scialli, sciarpe, stole, tutto quello che vi viene in mente di fare con questa tecnica. Ricordatevi di taggarmi nelle vostre foto, potete farlo in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi, è e rimarrà sempre gratuito. Vi ricordo che durante le prossime settimane usciranno il resto dei tutorial dei pezzi che usiamo per fare questa maglia e che ci saranno delle uscite anche infrasettimanali, il giovedì probabilmente. Noi come al solito ci vediamo nel prossimo tutorial e intanto come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!